Bentornati sul mio canale. Come promesso nell'ultimo video progetto vi farò vedere come fare un cordoncino molto veloce all'uncinetto, pratico, resistente e soprattutto lo fate voi, di conseguenza potete utilizzare il filato che desiderate. Io andrò a utilizzare il fiocco di filati discount e l'uncinetto 2,5 perché essendo un cordoncino deve avere comunque una bella compattezza. Allora prendo il mio filato, faccio un nodino che non viene conteggiato, dopodiché non vado a fare altro che punto catenella, quindi delle catenelle. Per un cordoncino normale andiamo su 1 metro e mezzo, dipende comunque dalla vostra circonferenza e dai giri che volete fare. Se volete fare un giro, 2 attorno ai fianchi o scusate, alla vita, o comunque se deve essere una collana attorno al collo, insomma potrebbe essere utilizzato anche per delle bretelle. Comunque dopo l'uso sta a voi, io intanto vi faccio vedere come farlo. Quindi non c'è bisogno di andare a conteggiare, quindi non c'è bisogno di stare a impazzire a conteggiare, basta che dopo, quando avete finito la catenella, la misurate e capite se è giusto come centimetro o meno. Io direi che per un campioncino, per farvelo vedere, siamo già arrivati al punto giusto. Quindi mi sposto che sennò non c'è la messa a fuoco. Eccomi. Ora io non faccio altro che rientrare nella catenella successiva, ma non in questo modo, ok? Così è come quando andiamo a lavorare normalmente. Entriamo però nella barretta sotto. Adesso io tiro fuori l'uncinetto per farvelo vedere, quindi in questa, ok? Ci siamo capite? Sto cercando, scusate, di guardare il telefono per vedere se ce l'ha messa a fuoco, quindi c'è. Quindi io adesso non vado qui normalmente, ma vado in quella sotto e mi rimangono 2 asolette della catenella sull'uncinetto, tiro e faccio un punto basso, non è bassissimo, è un punto basso. Purtroppo mi scuso con voi, ma per la pronuncia ogni tanto la cambio però tanto è importante vedere anche le mani. Quindi vado in quello, non qui in quello successivo, ma sempre nella barretta sotto, ok, e faccio un altro punto basso. Terzo, non vado qua normalmente, ma sempre sotto. Vedete che c'è l'occhiello proprio della catenella che è tutta tonda, ok? Non andiamo in quello sopra, ma andiamo in quello sotto. Quindi in quello sotto entro, carico e faccio un altro punto basso. Adesso io ne faccio 2-3 e ve lo faccio vedere. Quindi sempre nella barretta sotto. È normale che più il filato è spesso, più è bello consistente. Mi piace anche l'idea di utilizzare 2-3 filati insieme e fare tipo una cintura. Tante idee, poco tempo, dall'ultimo progetto che era stata fatta l'anteprima, che la differenza tra un video normale e un video in anteprima è che nell'anteprima c'è la chat, quindi si può chattare in diretta, e ho visto che in tante, insomma, avete tantissime idee e progetti, ma purtroppo c'è sempre la mancanza di tempo. Allora io tolgo l'uncinetto che ormai è finito, non vado fino in fondo, tanto il procedimento è semplicissimo e ve lo voglio far vedere. Vedete quanto è carino? Sia da una parte che dall'altra, è veramente molto molto carino. Io ho utilizzato il fiocco col 2,5, quindi guardate che ha quasi 6-7 mm, quindi in base al filato, più è spesso il filato, più il cordoncino è grosso. È molto 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 resistente perché c'è comunque la catenella sotto che tira e rimane dentro, cioè rimane lavorata dentro, di conseguenza è molto 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 resistente. Io spero tanto che vi sia utile, perché insomma non si ha sempre
l'attrezzo per fare i tricotin, credo che si chiama, adesso non vorrei dire una roba non giusta, in casa, quindi è sempre utile avere sotto mano un cordoncino. Se non lo si ha, se la si può fare, perché è facilissimo da fare. Poi si può utilizzare una rimanenza, si può comprare dei filati apposta e magari dopo intrecciarli, si può fare delle cinture, si possono fare delle collane, veramente molto molto utile. Allora, io come sempre spero che questo video vi sia utile. Se vi piace e se vi fa piacere, condividetelo sui social, fatelo conoscere, che così saremo sempre in più e insomma le richieste magari aumentano anche le chiacchiere, le amicizie. Creiamo insomma una comunità, se c'è possibile, tra di noi. E come sempre io vi ringrazio perché siete in tante, veramente in tante e tanti, e quindi non faccio altro che augurarvi una buona giornata e ci sentiamo al prossimo video progetto.